Viva i Pokémon, sempre più frizzanti, magici, sgargianti, Gotta Catch 'em All. Tutti i Pokémon sono straordinari, mitici avversari, viva i Pokémon. Queste parole avranno certamente stimolato nella memoria di chi come me è nato fra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 una delle colonne sonore che ha segnato la nostra infanzia, così come il cartone animato a cui era associata. I Pokémon sono stati un fenomeno straordinario che ha segnato inequivocabilmente la cultura pop non solo italiana, ma di tutto il mondo alla fine del vecchio millennio. Ma come sono nati i Pokémon? Quale storia esiste dietro la loro creazione e il loro incredibile successo? Beh, scopriamolo insieme in questo video che, come vedete, è anche registrato in una location diversa perché questo è un nuovo episodio di The History Pop Tales, la nuova serie in cui esploriamo e conosciamo insieme la storia degli eventi, dei personaggi e dei fenomeni che hanno segnato la cosiddetta cultura pop in Italia e nel mondo. Ancora un momento prima di iniziare però, vi devo fare una richiesta. Beh, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché per noi è importantissimo per poter continuare nella nostra attività per raccontare la storia. La storia dei Pokémon è inevitabilmente legata a quella del suo principale creatore, Satoshi Tajiri. Nato nell'agosto del 65 in uno dei sobborghi di Tokyo, da piccolo aveva una grande passione, cioè amava catturare piccoli insetti o comunque piccole creature nei giardini che aveva vicino casa. Un dettaglio che, come vedremo, avrà un ruolo fondamentale nella creazione poi dei Pokémon. Egli si avvicinò al mondo dei videogame fin da giovane, grazie a una sala giochi che era non molto lontana da casa. E la passione poi ben presto si trasformò in una vera e propria attività quando iniziò la pubblicazione di una rivista specializzata di videogiochi, Game Freak, che è stata tra l'altro una delle prime in Giappone nel corso degli anni '80. Alla fine degli anni '80 la rivista ottenne un discreto successo anche grazie ai disegni dell'animatore, dell'aspirante anzi artista e animatore Ken Sugimori, che è anche noto per aver disegnato alcuni manga, ovvero i fumetti giapponesi. In questi anni i due fecero anche la conoscenza di altri personaggi che divennero fondamentali per la creazione dei Pokémon successivamente e per il loro successo. Specificatamente sto parlando di Tsugenazu Ishihara e soprattutto di Shigesato Itoi, che appunto ebbero dei ruoli, poi vedremo magari più nel dettaglio successivamente, importanti per il videogioco. Ed entrambi erano già attivi poi nel mondo dei videogiochi e della programmazione. Nel 1986 Tajiri e Sugimori iniziarono a sviluppare videogiochi sempre nell'ambito della Game Freak e nell'89 pubblicarono il loro primo videogioco, Quinty, un puzzle game che fu pubblicato poi con la Namco, che era una nota azienda già all'epoca e tuttora di videogiochi, ma comunque in generale di entertainment in Giappone e oggi anche nel mondo. La Game Freak venne nel frattempo registrata a tutti gli effetti anche come marchio di produzione di videogiochi. In questi anni poi la Nintendo stava lanciando il suo Game Boy e tra le cose che appassionarono fin da subito Tajiri vi fu la possibilità di usare il cavo per collegare le due console e giocare assieme. Un gioco molto noto all'epoca era poi Dragon Quest 2. All'interno di questo gioco si potevano fare delle lotte tra i personaggi proprio collegando, quindi tra due giocatori, collegando con il cavo il Game Boy, ma soprattutto si ottenevano all'interno del gioco alcuni oggetti randomici che tuttavia non potevano essere scambiati in alcun modo. Tant'è che Ken Sugimori ottenne ben due di questi oggetti randomici, erano una specie di cappello, mentre appunto Tajiri nessuno. Al che venne a questo punto a lui l'idea di perché non usare il cavo anche per scambiare qualcosa tra i giocatori. Beh, sta iniziando quindi a crescere quell'idea che vedremo poi porterà al vero successo dei Pokémon. Beh, Tajiri, ricordando infatti la sua passione per gli insetti e per la raccolta o comunque per la catalogazione dei piccoli animali, iniziò a pensare quindi a qualcosa di simile. C'è da dire anche che il Giappone era molto cambiato. Tra gli anni 70 e 80 la forte industrializzazione e l'urbanizzazione aveva sostanzialmente cancellato quel poco di natura che c'era nei sobborghi di Tokyo e quindi privando i bambini dell'epoca magari di coltivare passioni simili a quelle di Tajiri.
Beh, quindi a questo punto la cosa migliore da fare era trovare un'alternativa che permettesse a questi ragazzi di poter collezionare, giocare e scambiare piccole creature. A questo punto bisognava trovare un'ispirazione e l'ispirazione venne, come spesso succede, dal mondo circostante, ma soprattutto dall'infanzia e dai prodotti o dai film, dai videogiochi, dai cartoni animati che hanno segnato i due creatori, ma anche tutti quelli che lavoravano con loro alla Game Freak. E tra questi c'era un telefilm abbastanza noto in Giappone di fantascienza chiamato Ultra Seven, che era molto seguito proprio dai giovani, un telefilm che tra l'altro andò in onda molti anni prima, quindi alla fine degli anni '60, ma che venne mandato in replica anche negli anni successivi. Beh, il protagonista di questa serie aveva una piccola capacità, ovvero aveva delle capsule in cui conteneva dei mostri che erano miniaturizzati. Lanciata la capsula, improvvisamente il mostro prendeva poi le dimensioni naturali. Insomma, vi ricorda, immagino, qualcosa. Dobbiamo anche pensare, ad esempio, a Dragon Ball, che alla fine degli anni 80, inizio anni 90, se ricordate, Bulma, uno dei protagonisti, sfruttava una simile tecnologia per passare da piccole capsule a veri e propri oggetti, case, macchine e quant'altro. Insomma, era un qualcosa di molto tipico e noto nel Giappone dell'epoca. Bisognava però ovviamente trovare una forma diversa per queste capsule, ma non fu anche questo troppo difficile. Ancora oggi, per chi va in Giappone, una delle cose che si nota abbastanza frequentemente nelle strade sono i cosiddetti gashapon, ovvero delle macchine che pagando un piccolo ammontare di yen, di solito si va dai 200, 300 fino ai 400 yen, ma talvolta anche per premi più sostanziosi anche 600, 700 yen, si può appunto ottenere una piccola pallina e all'interno c'è solitamente un oggetto o anche una statuina o un qualsiasi tipo di oggetto, appunto una specie di sorpresa che uno può collezionare. E in effetti, se vedete ancora oggi le forme delle palle dei Cachapon, beh, sono molto simili a quelle che poi diventeranno le cosiddette Pokéball, ovvero quegli strumenti con cui si catturano i Pokémon. Per questo nuovo gioco fu poi pensato il nome di Capsule Monster, che tuttavia risultava già essere registrato e per questo motivo il nome fu modificato in Pocket Monster, quindi mostri pocket, mostri tascabili, come dir si voglia. Intanto nel 1989 la Nintendo aveva sviluppato un'altra branchia che si chiamava Ape Inc., che sostanzialmente aveva come scopo quello di cercare di radunare tutti i più importanti creatori o comunque quelli più emergenti che avevano delle idee nuove per sfruttare l'onda di successo delle console e creare nuovi videogiochi sostanzialmente. E nel management di questa azienda fu coinvolto Tsukenazu Ishihara, che abbiamo visto era molto amico dei Sugimori e Tajiri. I due decisero quindi di presentare l'idea di Pocket Monster proprio a lui e fin da subito, anche coinvolgendo i più alti membri della dirigenza della Nintendo, l'idea subito venne accolta con grande favore, soprattutto perché intanto Ishihara aveva anche lui in maniera parallela sviluppato un'idea molto simile e quindi decise di accogliere nel team Tajiri e Sugimori e quindi creare insieme questo progetto, lavorare a questo progetto. Nel 1992, quindi tra il 90 e il 92 per la precisione, si fecero numerosi progressi con i due team che lavorarono fianco a fianco, non senza qualche difficoltà e qualche conflitto di idea. Ma nel novembre del 95, quando ormai lo sviluppo di Pocket Monster era arrivato alla fine, Ishihara decise di allontanarsi e creare una sua casa di produzione che era la Creatures Inc., che ancora oggi figura tra le tre case di produzione che appunto hanno i diritti sui Pokémon, che infatti rappresentano un po' un prodotto eccezionale perché effettivamente ci sono tre detentori di questi diritti, la Games Freak, la Creatures e ovviamente la Nintendo. Arriviamo al dicembre del 1995. Pocket Monster rosso, Red, e Pocket Monster verde
Green erano pronti ad uscire. La data prevista per il rilascio era il 21 dicembre. Tuttavia, per una serie di ritardi burocratici, alla fine arriviamo al 27 febbraio del 1996, quando i due giochi vengono ufficialmente rilasciati. Sebbene, come tutti quelli che hanno giocato a un videogioco di Pokémon hanno avuto modo di comprare un prodotto ufficiale dei Pokémon, la data del copyright fa sempre riferimento al 1995, data in cui fu poi presentato proprio in funzione della prima data di uscita. Le aspettative per il gioco non erano comunque molto alte, anzi tutt'altro, ma si sa che le coincidenze talvolta aiutano. Infatti, nel luglio del 1996 la Nintendo rilasciò la cosiddetta Game Boy Pocket, che lo scopo era quello di avere un oggetto più semplice da trasportare per il videogioco, e molti associarono il nome Pocket proprio ai Pocket Monster, anche se in realtà le due cose non avevano alcuna attinenza. A contribuire poi alla promozione del gioco fu anche una specie di colpo di genio. Innanzitutto fu il discorso di creare una serie a fumetto, appunto di manga, che venne pubblicata su una delle riviste più note dell'epoca, ovvero Coro Coro Comic, che era un magazine letto soprattutto da bambini o comunque adolescenti. Ma per un'ulteriore promozione del gioco, nel numero di maggio si parlò di un Pokémon misterioso, Mew, che era stato inserito all'ultimo momento nella versione del gioco e che non poteva essere ottenuto in maniera normale. Infatti venne poi creata una specie di lotteria e il vincitore ebbe la possibilità appunto di ottenere Mew nel gioco. Fu la chiave per il successo del marketing di questo prodotto. Nel settembre del 96 Pocket Monster rosso e Pocket Monster verde avevano già superato 1 milione di vendite, e questo portò pochi mesi dopo a una riedizione del gioco con alcune differenze, la versione blu, che è in realtà quella poi nota in Italia. Nel frattempo si era anche poi deciso di abbreviare il nome in Pokémon, per avere anche un maggiore successo sulla scala globale, quindi da Pocket Monster ecco lì che diventa Pokémon con qualche piccolo cambiamento, per esempio l'eliminazione della C in mezzo. Con l'immediato boom del videogioco e del manga comparve anche il gioco di carte collezionabili che, prendendo ispirazione dal più vecchio Magic the Gathering, insieme a lui rimane uno dei più vecchi giochi di carte collezionabili ancora con grande successo e soprattutto giocati da milioni di giocatori in tutto il mondo. Ma soprattutto la chiave di volta, soprattutto per il mondo occidentale, fu poi lo sviluppo della serie animata, che in parallelo a quella che poi divenne la nuova serie di videogiochi che era Oro e Argento, iniziò il suo sviluppo. Come è noto, all'inizio del videogioco di Pokémon, il protagonista deve scegliere uno dei Pokémon cosiddetti starter tra quelli di tipo acqua, fuoco e erba. Il rosso e verde, e anche blu, erano rispettivamente Fushigidane, noto come Bulbasaur, Itokage, che era Charmander, e Zenigame, che è Squirtle. Nel cartone animato però non si voleva dare un ruolo di primo piano a uno dei tre, in modo tale da non snaturare poi quella che era una scelta libera all'interno del gioco. E quindi si decise un Pokémon terzo, anzi in questo caso diremmo quarto, e fu scelto Pikachu, che per forme, colori, movenze era adatto sia ai bambini che alle bambine, ma soprattutto che incontrava probabilmente il gusto e la simpatia di tutto il pubblico. E a questo punto si decise anche che però Pikachu non potesse parlare, come tutti i Pokémon effettivamente non parlano, e dovevano, anche perché dovevano in qualche modo ricordare gli animali domestici, e quindi si decise che l'unica cosa che poteva dire era una parte del suo nome, Pikachu? che è il richiamo noto con cui conosciamo Pikachu. In realtà poi nella serie c'è un solo per Pokémon che effettivamente parla, che è Meo, il Pokémon del Team Rocket, che come è noto ha poi una serie di idee e di piani strampalati che fortunatamente non hanno mai successo. Beh, come va avanti la storia? La conosciamo tutti, il successo che ebbe Pikachu fu straordinario e ancora oggi non solo è l'emblema della serie dei Pokémon, ma è anche una delle mascotte ufficiali del Giappone. E il successo portò infatti alla creazione di un gioco a sé stante, noto in Italia come Pokémon Giallo, che in Giappone fu rilasciato nel 1998. Alla fine degli anni 90 scoppiò quindi la cosiddetta Pokémania in tutto il mondo, Italia compresa. Il 5 ottobre del 1999 vennero messi in vendita in Italia Pokémon Rosso e Pokémon Blu, non Pokémon Verde.
e il 10 gennaio del 2000 andò in onda su Italia 1 la prima puntata della serie animata. Il successo fu straordinario e Pokémon divenne ben presto uno dei punti di riferimento per i giovani di quegli anni, me compreso. Diversi altri cartoni animati giapponesi in realtà si erano già affermati nel corso dei decenni precedenti, riscuotendo un notevole successo. Penso all'Uomo Tigre, Lady Oscar, lo stesso Dragon Ball, ma ancora Ramma, Sanpei, City Hunter. Ma il successo di Pokémon fu certamente straordinario, probabilmente appunto paragonabile solo a quello di Dragon Ball, di cui però magari parleremo in un altro episodio di questa serie. Con questo arriviamo alla fine di questo breve racconto di storia pop. Nel momento della scelta più importante del videogioco, io personalmente ho sempre scelto Charmander, anche se i miei Pokémon preferiti della prima serie rimangono Pidgeotto e Gengar. E voi conoscevate la storia di Pokémon? Avete giocato alle prime serie? Beh, parliamone insieme nei commenti. Fatemi sapere se vi è piaciuto anche questo episodio della nuova serie e come al solito vi chiedo di lasciarci un like e di iscrivervi al canale. Se non lo avete ancora fatto, per noi è importante per proseguire nel nostro lavoro. Inoltre nella descrizione qui sotto trovate una serie di link con cui potete aiutarci nella nostra attività. Ci vediamo al prossimo episodio. E tu quali Pokémon sceglievi dagli starter? Charmander, ovviamente. E il tuo, Sempre Pokémon Fuoco. il tuo Pokémon preferito? Sandlash. Che scelta.